Buongiorno da Daniele e Ambra. stamani siamo a Porta Romana di Radicofani. Siamo arrivati ieri sera, era molto freddo e stamani com'è? Più caldo? Stamani forse è ancora peggio. Stamani è ancora più freddo, molto ventosa, mi sa che per un po' avremo un bel po' di vento, infatti siamo molto vestiti. Comunque oggi tappa probabilmente la più lunga che ci porterà ad Acqua Pendente durante il nostro cammino lungo la via Francigena con destinazione... Dove arriviamo? Mi sono scordato? Dai, Roma. A Roma. Bene, allora non perdiamo altro tempo perché stare fermi è freddo. Si parte e si comincia con una bella discesa di tanti chilometri. Vai, buon cammino. Buon cammino. Ecco la rocca di Radicofani, ci allontaniamo, stiamo scendendo verso valle. Eccoci, dopo qualche chilometro di discesa il clima è già cambiato per fortuna. Non siamo più in cima a quel poggio e il vento è ridotto quasi a zero, c'è un po' di sole, ci siamo potuti un po' spogliare e ora siamo un po' più nella nostra comfort zone. C'è qualche salitina ogni tanto. Davvero, infatti. Incredibilmente si fa anche qualche pezzettino di salita. Ma siamo ancora sempre abbastanza alti, c'è ancora un bel panorama intorno. Oggi il tempo sta cambiando, dovrebbe poi andare verso il nuvoloso nel pomeriggio, però non è prevista pioggia per fortuna. Siamo curiosi di vedere a che ore arriveremo ad Acqua Pendente e con quante forze. State con noi e speriamo di farvi vedere presto l'arrivo nella prima tappa del Lazio. Dopo tutti questi chilometri di discesa comunque prende fame, quindi momento spuntino. Anche perché una sveglia presto Sì. ci vuole uno spuntino a metà mattinata. Già non ve l'abbiamo detto, oggi la sveglia è stata alle 5:20 e colazione verso 6:15, 6:30, quindi ora sono le 9:30, quindi dai, ci sta. Mi sa che anche il pranzo sarà presto. Anche il pranzo probabilmente sarà presto. Ci sta che Ambra abbia fame presto, sì. Mi sa. Già. Mentre Ambra parla al telefono, vi informo che stiamo arrivando nella località di Ponte Arrigo, dove lasceremo il percorso principale della Francigena e prendiamo una variante. Comunque dovrebbe essere tracciata bene allo stesso modo del percorso ufficiale. Prendiamo questa variante che ci farà allungare un po' il tragitto, però ci eviterà di fare più o meno 6-7 km di una strada asfaltata molto trafficata, sempre la Cassia, più o meno facciamo sempre zig zag intorno alla Cassia. Quindi ora fra poco ci sarà il bivio e vediamo come sarà questo percorso, sono curioso, penso sarà un pochino collinare ma senza troppi dislivelli. Da quando abbiamo svoltato per la variante abbiamo fatto un pezzetto di strada lungo un campo e poi ora sono diversi chilometri che stiamo camminando su una strada asfaltata che però non è trafficata come quella che ci siamo evitati, quindi dai, va bene. Ora un po' la cosa più spiacevole è che siamo sferzati dal vento. Davvero? Un bel po'. Speriamo di trovare presto magari un pezzetto di bosco e ci ripari. Poi fra un po' cercheremo un posto riparato dove pranzare. Ambra, come stai? Abbastanza bene, dai, a parte sì, questo vento è un po' gelido. E fra l'altro ci siamo vestiti, spogliati un sacco di volte oggi, sì, per adattarci alle mutevoli condizioni climatiche. Prima anche pioviscolato un po'. Sì, qualche goccia e basta però. E finalmente lasciamo questa strada asfaltata per andare nelle nostre amate strade sterrate.
Ci siamo girati e adesso lontanissimo si vede da dove siamo partiti stamani. Proviamo a indicarvelo, è questo punto qua, questo picco qui. Siamo veramente lontani adesso. Incredibile. E ancora siamo a mezza tappa, andremo più avanti. Per ora siamo sui 15 km, mi sa che arriveremo anche a 30 oggi, ho paura, lo scopriremo. Nelle nostre ricerche siamo arrivati in una specie di fattoria abbandonata e perfetto per ripararci dal vento. Preparati i panini e sì. Allora Ambra, buon appetito. Fatti vedere un po' Ambra, è da qui non si vede. Ah, scusate, è che ero riparata dal vento. Oggi vi raccontiamo perché abbiamo deciso di fare questo viaggio, che a qualcuno potrebbe sembrare un po' una pazzia, però ci sono ovviamente vari motivi dietro. Intanto uno sicuramente è di fare una vacanza e di farla diversa da quelle che abbiamo fatto finora, per sperimentare cose nuove, metterci in gioco, vedere come ci troviamo in situazioni magari a volte un po' difficili, come riusciamo a risolvere piccoli problemi, spero non grandi problemi, che troviamo lungo il percorso. Sì, anche mettere alla prova il nostro fisico, vedere se riusciamo a percorrere tutti questi chilometri senza dolori. È sicuramente un obiettivo impegnativo, però insomma credo che una volta arrivati a Roma saremo soddisfatti. Sì, sarà una grande soddisfazione. Come dopo una maratona. Sì. Poi la Francigena passa abbastanza vicino a dove abitiamo, quindi è sempre stata un po' così nei discorsi, nei pensieri. Ogni tanto in giro vedevamo persone che la facevano. Fai un po' più in là Ambra, che qui è più difficile, ok? E quindi poi abbiamo fatto anche vari pezzetti, sia lei a corsa, io in bicicletta, abbiamo fatto vari tratti e quindi insomma l'idea di fondo della Francigena c'è sempre stata. Sì, anche un paio di anni fa abbiamo fatto la tappa precedente a quella di Siena, da cui siamo partiti quest'anno, quindi dai, magari c'era già un po' quest'idea di farla. Sì. Un altro motivo poi è il fare una nuova esperienza, cioè di slow travel, quindi di fare un viaggio in modo molto lento e appunto farlo camminando è il modo migliore per appunto godere di ogni singolo istante, vedere tutti i dettagli che ci sono lungo il percorso. E diciamo il bello poi alla fine non è tanto la destinazione, ma è tutto il viaggio, tutto ciò che si prova, le emozioni, gli incontri che si fanno, i vari luoghi dove pernottiamo, che si vede proprio che sono luoghi per pellegrini, per chi viaggia a piedi. È comunque un tipo diverso di ospitalità rispetto a quella a cui siamo abituati. È un po' simile al campeggio. Sì, un po' simile al campeggio, sì. Spartano, poi dipende da ostello a ostello, alcuni ostelli hanno più servizi di altri. Sì. E anche le regole interne comunque cambiano un po', per adesso abbiamo fatto 4 ostelli e abbiamo già visto che comunque magari qualcuno è migliore per certi aspetti, altri per altri. Abbiamo voluto fare questo viaggio anche perché l'anno scorso, dopo il lockdown, siamo andati a fare molte escursioni e abbiamo riscoperto insieme questa passione per il trekking, e dopo la quarantena ci voleva decisamente una boccata d'aria e un po' di uscite nella natura, penso che ci capite, e quindi ci è sembrata una bella idea fare un viaggio tutto improntato al trekking.
Poi è, diciamo, è il tipo di viaggio, il modo per viaggiare sicuramente più sostenibile di tutti. Non credo ci sia un altro modo di viaggiare a così basso impatto ambientale come camminare. Sì, non inquini, è un modo di viaggiare anche economico se scegli gli ostelli, quindi era un'esperienza nuova per noi. Vuoi dire altro? Sì, credo probabilmente l'ultima ragione di questo viaggio è anche perché, scusate, forse si sente un po' il vento che sta di nuovo aumentando. È sicuramente un modo nuovo e diverso per riflettere molto su quello che stiamo facendo, perché comunque quando si cammina per 6, 7, 8 ore al giorno questo aiuta molto a pensare, a riflettere, e poi anche perché ci può sicuramente permettere magari di conoscere meglio qualche aspetto che prima non conoscevamo, sia di noi stessi che anche dell'altra persona, Del compagno di viaggio. del compagno di viaggio. Quindi dai, forse li abbiamo rispolverati tutti questi motivi. Sì, esatto. Uscire dalla propria comfort zone è sicuramente stimolante e chissà, magari ci porterà idee per nuovi progetti. Sì, infatti, magari anche nuove altre avventure, cammini, o non lo so, se avrò tempo e modo di fare viaggi in bicicletta, che ancora anche questa passione non l'ho proprio del tutto coltivata. Ho sempre fatto giri giornalieri, quindi dai, credo sia tutto. Adesso forse ci rimettiamo qualcosa addosso perché il vento ci sta sconvolgendo. Ci sta spettinando. Sì, a me soprattutto. Siamo probabilmente entrati poco fa nel Lazio. Quello è stato l'unico segnale che ci ha fatto intuire che la Toscana è finita e siamo nel Lazio, perché lungo questa strada non c'è nessun cartello. Tra l'altro sono chilometri e chilometri che non passa nemmeno una macchina né una moto, un furgone, niente. Solo mentre facevamo pranzo è passato qualche trattore. E comunque cosa abbiamo scoperto, Ambra? Lo vuoi dire te? Che probabilmente mancano 10 km alla fine della tappa d'acqua pendente e ora siamo a 21, quindi ne faremo 31 circa, insomma 30-31, ma era quello che avevamo pensato anche stamani. Sì, stamani pensavamo 29 circa. 29, non so perché 29. Ora però siamo già sui 31, insomma comincia a essere una tappa un po' lunghina, sì. Meno male era più discesa che salita, almeno quello è una soddisfazione. Ci siamo fermati a Proceno, che abbiamo letto essere la porta del Lazio e il comune più a nord del Lazio. Abbiamo fatto 25 km, quindi ne dovrebbero mancare ancora 6, circa un'ora e mezzo di cammino. Sì, ci voleva un attimo di pausa perché mi sentivo i piedi un po' stanchi, ma ci mangiamo qualcosa, beviamo un po'. Diciamo ci stava bene una pausa seduti. Seduti, sì. Un po' seduti, 5-10 minuti. Sì, non di più perché c'è abbastanza vento, prende subito freddo. Sì, infatti. Sono messo qualcosa e ora visitiamo un po' il paesino. Abbiamo letto è un comune di circa 600 abitanti, quindi c'è un bel castello. Ora facciamo un giro per il centro, ma velocemente perché poi acqua pendente chiama. Buon cammino, Ambra. Grazie, buona banana. Abbiamo appena attraversato il borghettino di Proceno e sarebbe secondo me molto carino, un borgo arroccato con una torre, però l'impressione attraversandolo
è che sia un po' semi abbandonato. Ci sono un sacco di case in vendita e non è curato. Sarà che noi proveniamo appunto in Toscana, tantissimi di questi borghi sono molto ben tenuti, sfruttati anche per il turismo. È un peccato. Credo che mi dà un po' l'impressione che adesso nel Lazio ne troveremo altri così. Che pensi, Ambra? Sì, penso di sì. Anche questo campo sportivo vicino a cui siamo passati, io pensavo fosse insomma comunque usato, ma si vede che è tutto abbandonato, è peccato. È un peccato, sì. Spero di sbagliarmi, ecco, su questi piccoli paesini del Lazio, però ho paura che sarà così. Vedremo andando avanti i prossimi giorni. Vediamo Acqua Pendente. Sì, Fra sì. poco, manca poco, dai. Manca poco. Adesso siamo in una ripidissima discesa. Sì. Si scende giù, credo, verso la cassa e poi ci sarà l'ultima salitina finale, ma non dovrebbe essere niente di che, se no dovrò chiamare un taxi per Ambra. No! No, assolutamente. Sei fresca come una rosa. No, non sono fresca, ma voglio arrivarci con i miei piedi. Brava, scusa. brava, questo è lo spirito giusto. Dai. Cavolo. Andiamo. Ecco, abbiamo trovato il cartello che sintetizza il nostro viaggio. Da che parte andiamo, Ambra? Torniamo a casa. Andiamo a casa, siamo un po' stanchi. No, oggi, dai, No, ormai. dai, vieni qua. E anche oggi, dopo tante discese e un pochino di salite, soprattutto un po' di sofferenza e fatica, questa tappa sta avvolgendo al termine. Siamo quasi arrivati. Se anche a voi piace fare trekking e piacciono i cammini, non scordatevi di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche, così ne vedrete delle belle, almeno speriamo. Vedrete ancora video con Ambra che sta morendo. No dai, non stai morendo, dai. No, Sei dai. freschissima. Sono solo un po' stanca. I piedi cominciano a Sì. essere un po' stanchi, Dai, mettete mi piace al video così ci risolleviamo un po'. Fatelo quantomeno per i nostri piedi che si sono Esatto. stancati oggi, dai. Dai. Ce l'abbiamo fatta! Acqua Pendente! Brava Ambra! Grazie. Addio ragazzi. Ti sento un po' stanca dalla voce, Dai. Poi dopo si esulterà per bene, dai. Sì, c'è ancora salita comunque. Vedrai, non è in buca Acqua Pendente, quindi... Non farla dritta ora, ormai. Pari, cioè. Sì, insomma, quello. Quello, dritta ti sembra dritta. Siamo finalmente nel centro storico di Acqua Pendente, in uno dei vicolini. Cerchiamo adesso il punto di arrivo tappa, così ci facciamo timbrare le credenziali e poi andiamo a cercare finalmente. Stasera non siamo in un punto pellegrini, siamo in un affittacamere perché erano tutti occupati i punti pellegrini per stasera. Così finalmente ci riposiamo. Sì, bagno privato, giusto? Sembrerebbe, sì, almeno Wow, si che spera. lusso. Si spera. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Prego. A più tardi. Dopo. Ambra, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Ciao. No, stasera veramente carina. C'è anche il letto fatto. Davvero, sì, Mi stasera sembra una cosa niente, eccezionale. niente sacco lenzuolo. Guardate, ci sono gli Gli asciugamani. Che wow. miraggio. E poi c'è il bagno proprio qui. Accanto al letto, Dai. Non dovremmo usare il sacco lenzuolo per la prima Esatto, volta. infatti, esatto. No, incredibile. Se vuoi però lo puoi usare lo stesso, sì, certo. Dai, ora doccia, Vai, stretching prima e poi stretching, doccia, vai. Sì. La sera del quinto giorno va già al termine, dopo questa lunghissima tappa da Raticofani ad Acqua Pendente. Una tappa che dai 29 km che pensavamo sarebbe stata, facendo la variante per Proceno, è diventata 32, quindi è la tappa più lunga fino ad ora e l'abbiamo sentita tutta. Da Irene no, però
Lui dice No. di no. Un pochino l'ho sentito anch'io. Ok. E è stata una giornata all'insegna del vento. È stato soprattutto nuvoloso, un po' frescolino in alcuni punti, però comunque i paesaggi erano belli. Sì, molto Mm. belli. Si vedeva soprattutto piano piano che si andava avanti, ogni tanto ci giravamo indietro e vedevamo la montagna di Radicofani sempre più lontana e sempre meno visibile, e quindi questo ci dava l'idea di quanto ci stavamo allontanando e di quanto stavamo camminando. Oggi è stata lunghissima e fra l'altro è stata anche la giornata, secondo me, con il record di volte in cui ci siamo cambiati i vestiti, Sì. perché continuamente vento, poi sole, poi smetteva il vento, c'era la salita e spogliati, poi discesa di nuovo vento, veramente continuamente fermi e cambiati i vestiti. Comunque ce l'abbiamo fatta, davvero una grande soddisfazione. Stasera ci siamo coccolati un pochino in questo affittacamere, quindi un po' più comodo dei soliti ostelli, così ci rilassiamo anche meglio. Sì. La cena è andata bene, fra l'altro la sala ristorante era più o meno a 7-8 metri dalla porta della nostra camera, quindi veramente vicinissimo, proprio due passi. E adesso ci andiamo a riposare. E domani dove andiamo? Allora, domani andiamo a Bolsena e giusto. Ok, no, perché è la stanchezza. Sì, domani dovremo attraversare un altro paese dove pensiamo di fare pranzo e nel video di domani vedrete quale paese è, e poi appunto dovremmo scendere al lago di Bolsena. E pensiamo che domani sia una bella tappa. Penso che mentre scendiamo vedremo il lago, e Bolsena so che è un paesino molto carino, quindi domani pomeriggio vorremmo fare una breve visita, speriamo di farcela se tutto va bene. Il tempo sembra promettere bene, quindi dai. Buonanotte, riposiamo le nostre gambe, i nostri piedi che sono un po' affaticati. Sì. E domattina partiamo per una nuova avventura. Sì, grazie per essere stati con noi, per averci seguito in questo viaggio. Speriamo di avervi tenuto compagnia. Alla prossima! Alla prossima, Ciao. ciao ciao! Ciao!